e bentornato al tuo podcast di mitologia preferito. L'estate vuole guardare di lontano l'autunno, soffocandoci con i suoi ultimi giorni assolati e con qualche temporale che ci reca i primi assaggi di fresco. Iniziamo una nuova stagione, la quarta, un gran bel giro di boa. Sto lavorando a qualcosa di speciale. Spero che tu abbia voglia e pazienza di seguire il racconto della più importante guerra dell'antichità, la guerra di Troia. Saranno episodi interessanti nei quali scopriremo insieme dettagli e caratteristiche di eventi e di eroi. Ti auguro una buona fine estate ed un gradevole inizio autunno. Buon ascolto! Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 121. Banchetti fatali. Questa storia inizia con una epocale decisione di Zeus, colui che in alto comanda. Egli decide, come divinità suprema, di portare la guerra a Troia, una città splendida che si trova in Anatolia. Troia è un rutilante centro, ricchissimo di commerci, governato da decenni da Priamo, un re che nella sua vita per la maggior parte delle volte si è dimostrato saggio e previdente. Ecuba, la consorte, con lui divide speranze e preoccupazioni. Dal giorno del suo insediamento, Priamo ha ricostruito pietra su pietra una Troia distrutta dalla pesante mano di Eracle. Come abbiamo sentito nella scorsa stagione, l'eroe semidio, figlio di Alcmena, ha portato a compimento i suoi progetti di vendetta, distruggendo la città e poi lasciando il trono di una Troia in cenere ad un giovanissimo Priamo. Oggi Priamo è un anziano re che dall'alto delle sue insuperabili mura scruta le sue spiagge mentre vengono occupate da nere navi greche. Dalle minacciose imbarcazioni sbarcano centinaia di soldati. La guerra è arrivata a Troia. Con questo episodio inizia un percorso sulla più famosa di tutte le guerre. Tutti noi siamo cresciuti con informazioni spezzettate di questa guerra. Achille, Patroclo, il cavallo di legno. Diversi film e testi hanno raccontato di questi eventi, raggruppandoli in una unica grande narrazione. Potrebbe perciò essere verosimile aspettarsi che l'Iliade di Omero, che tratta della guerra di Troia, si interessi di tutti questi personaggi ed eventi, ma non è così. L'Iliade tratta solo degli ultimi circa 50 giorni di guerra e non si trova traccia alcuna del cavallo di legno o della caduta di Troia. Ciò che sappiamo di quel che accadde in questo mitico scontro proviene da diversi testi. Oltre all'Iliade e all'Odissea, che sono gli unici testi giunti a noi nella loro interezza, esistono frammenti più o meno ampli di diverse opere. Sono documenti che si interessano di riportare avvenimenti legati a questo immane evento storico, mitico e culturale che segna indelebilmente gli albori della nostra cultura.
Non ti appesantisco con citazioni, ad ogni parola trovi riferimenti nella descrizione dell'episodio. Cominciamo dal vero principio. La madre terra, Gea dall'accogliente seno, è appesantita dai troppi piedi d'uomo che la calpestano. Le innumerevoli tribù e città distribuite sull'intera sua superficie opprimono il suo petto. Zeus avverte il suo dolore e ne prova pietà. Per mitigare questo stato di sofferenza a colei che tutto nutre, Zeus, con cuore saggio, trova il modo per alleggerire quel terribile peso. Zeus non stende la sua mano sugli uomini, egli ha un altro piano: fare in modo che gli uomini da sé soli pongano rimedio all'eccessiva presenza sulla terra, sterminandosi tra loro. Allo scopo perciò di sfoltire il numero degli esseri umani, Zeus, dalla candida folgore, il lungimirante stratega e re degli dei, trama l'intrico di una serie di eventi che porteranno ineluttabilmente ad una sanguinosa guerra. E così intere file di eroi e comuni soldati vengono destinati a incontrare la morte a Troia e, in questo modo, a portare a compimento il progetto di Zeus. Questo progetto parte da molto lontano, qualcuno dice da un banchetto di nozze. Oggi è un grande giorno. Si festeggia lo sposalizio tra Peleo e Teti. Tutte le divinità si radunano davanti alla grotta di Chirone, mentore e protettore di Peleo, il grande eroe figlio di Eaco. Un memorabile banchetto è stato organizzato con pietanze divine e doni magnifici. In verità, pur se sorridente, Zeus non è del tutto a proprio agio. Gli brucia ancora nel petto il desiderio per la sposa, per Teti. Questa leggiadra divinità delle onde, infatti, è così bella e aggraziata, tanto da essere sognata come sposa da tutte le divinità, non solo da Zeus. Ti chiederai come mai Zeus o Poseidone non si siano fatti avanti e abbiano preteso di unirsi con la magnifica Teti. In effetti ci hanno anche pensato, ma quando si è saputo il vaticinio che Proteo ha pronunciato sulla Nereide, hanno immediatamente cambiato opinione sull'unirsi a lei. Proteo, la antichissima divinità del mare profondo, le cui parole sono sempre veritiere, ha preconizzato a Teti che il figlio che lei darà alla luce supererà in forza, valore e fama il suo stesso padre. O dea dalle onde, tu concepirai e sarai la madre di un giovane che con azioni eroiche supererà le gesta del proprio padre, come pure sarà superiore nel potere al padre suo. Queste poche parole sono state sufficienti a calmare i bollori delle divinità. E in più Zeus, per evitare che una qualche divinità si possa unire a Teti e che l'eventuale prole possa pensare un giorno di muovere attacco contro di lui, Zeus emana una specie di decreto divino secondo il quale la fanciulla dai capelli verdi non potrà che andare in sposa a un essere umano. In questo modo, per grande o famoso che possa mai divenire, il figlio di Teti sarà sempre una figura inferiore alle divinità dell'Olimpo. Comunque,
vedere Teti che sorride a Peleo nel giorno dello sposalizio, seguire gli aggraziati movimenti delle candide braccia e udire la radiosa risata della dea fa segretamente ancora bruciare il petto del grande Dio. Qualcosa o qualcuno si è mosso tra i cespugli. Lo sguardo di Zeus, che tutto vede, ha individuato nella boscaglia il viso imbronciato di Eris, che si nasconde dietro ad una grossa quercia. Il re degli dei ha fatto invitare a questa festa tutte le divinità, maggiori e minori, lasciando solamente Eris fuori dalla lista. Eris è la divinità della discordia, chi mai la vorrebbe come nume al proprio matrimonio? Eppure invitare tutti tranne lei è stata la mossa acuta di Zeus. Sa che la dea non potrà resistere al volersi vendicare. In una ulteriore versione, Eris è invece presente allo sposalizio e addirittura ha una sedia dorata al banchetto, ma nessuno le rivolge la parola, nemmeno Chirone, che ha organizzato i festeggiamenti, o Peleo, lo sposo. Sentendosi come vittima di una congiura, Eris comincia a ribollire di rabbia. Si alza in piedi, vuole fare una piazzata forse, poi, mordendosi le mani, torna a sedersi. Guarda gli dei, i servitori, gli invitati. Si sente come trasparente in quel luogo. Si allontana dal banchetto, cedendo il suo posto ad Efesto, ed entra nella boscaglia, dove, come una giovenca irritata da un tafano, si aggira nervosa, dando pugni agli alberi e schiaffeggiando le pietre. Come fare per vendicarsi? Andare a liberare i titani che sono imprigionati nel Tartaro per dar la pugna al cielo? No. Spaventare tutti con un fortissimo rumore di scudi? Anche qui no. Ares si farebbe avanti e il fantomatico Baccano finirebbe con il dio della guerra, che fa bella figura. Poi, finalmente, una splendida idea per portare scompiglio al banchetto e rovinare l'armonia di questo giorno. Eris è stata trasparente per tutti, tranne che per Zeus, che, di lontano, ha seguito interessato ogni sua mossa. Il re degli dei non è per nulla stupito, perciò, quando una rotonda e dorata mela viene gettata da una invisibile mano sulla grande tavolata e giunge rotolando proprio davanti ad Era, sua moglie. Come forse sai, nella versione maggiormente nota di questa storia, Eris ha inciso una brevissima dedica sulla superficie di questa mela, alla più bella, scatenando un litigio tra Era, Atena e Afrodite. Ognuna di queste dee accampa pretese sulla destinazione del dorato pomo. Zeus, cui viene chiesto di dirimere la cosa, rifiuta fermamente di occuparsi di questa faccenda. Invia Hermes presso un giovane pastore, Paride, che ha da poco dimostrato in una gara di tori di essere un uomo equo. Il giovane cerca di declinare l'incarico, ma quale umano può rifiutare di obbedire a un ordine diretto di Zeus? Dietro assicurazione da parte delle tre dee che le perdenti non si vendicheranno su di lui, Paride accetta di far da giudice. Paride, che annusa la fregatura, vorrebbe dividere la mela in 3, ma Hermes gli conferma che non lo può fare e nemmeno può chiedere a lui un consiglio, se la deve cavare da solo. Paride, per prima cosa, chiede scusa per il fatto di essere giovane e umano e accetta di far da giudice solo se le perdenti promettono di non serbargli rancore. Le tre dee promettono di rimettersi alle sue decisioni. Dovendo decidere chi sia la più bella, Paride chiede cortesemente alle dee di denudarsi e le dee consentono. Afrodite è la prima a spogliarsi,
Ma Atena pretende che ella si sfili di dosso la magica cintura, che le dà lo sleale vantaggio di far innamorare di sé chiunque lei voglia. Afrodite, stizzita, le risponde che lei si toglierà anche quell'ultimo indumento se Atena si sfilerà dal capo l'elmo, in modo che la sua bruttezza non sia nascosta dal cimiero da battaglia. Paride poi chiede che una ad una le dee si avvicinino a lui e si lascino ammirare, senza che le altre due intervengano a disturbare o a distogliere la sua attenzione nell'esame. Davanti a Paride si mostrano allora le 3 dee e una alla volta gli sussurreranno quale sarà il suo premio se verranno scelte. Tutte e 3 approfittano di quel momento di intimità per cercare di attrarre a sé il giudizio dell'umano con delle promesse, insomma. Esaminami per prima, dice Era, avvicinandosi, e poi, mentre Paride le gira attorno, sussurra: se sceglierai me, ti farò padrone dell'Asia e il più ricco tra i viventi. Atena, con passo risoluto, si fa avanti e anche lei, mentre Paride la scruta, sussurra decisa: se sarai così assennato da scegliere me, diventerai il più bello e saggio tra gli uomini, vincitore di tutte le battaglie. Afrodite, per ultima, è lei a girare attorno a Paride, in maniera così sensuale che i loro corpi quasi si toccano. Guardami bene, Paride, e che nessun particolare ti sfugga. Appena ti ho visto, ho detto a me stessa: parola mia, questo è il più bel giovane di Frigia. Ma come mai si è seppellito su una montagna a fare il guardiano di una mandria? Ma perché non se ne va in città a vivere una vita civile? Così bello potrebbe aver l'amore perfino della donna più bella del mondo, Elena di Sparta, che è bella quanto me e non meno ardente. Avrai di certo sentito parlare di Elena. No, mia signora, descrivetemela. Afrodite descrive i natali e le virtù di Elena, magnificandola agli occhi del giovane e assicurandogli l'amore di quella donna, la donna più bella del mondo. La scelta di Paride cade su Afrodite. E in effetti, cosa avrebbe potuto scegliere un giovane, anzi il più bel giovane di Frigia nel fiore degli anni? Potere, ricchezza, sapienza, forza o amore? Afrodite ha giocato molto bene le sue carte e ha calcato bene altrettanto sulle parole. Non gli ha promesso la donna più bella del mondo, gli ha promesso l'amore della donna più bella del mondo. Come a dire, la donna più bella del mondo, colei che ogni uomo desidera, colei che ogni uomo vorrebbe per sé, colei che può avere come compagno chi vuole, colei che nessun uomo al mondo può immaginare di riuscire mai a far innamorare, questa donna, unica, per grazia e bellezza, per sensualità ed armonia, questa donna Paride amerà te. Proprio te, pastorello di capre e tori, che stai soffiando nel tuo flauto, scacciando le mosche e pulendo il letame dagli ovili e dalle stalle. Questa creatura di ineffabile bellezza amerà te. Era e Atena, scornate, si allontanano rivestendosi e cominciano a complottare per la distruzione di Troia, in barba alle promesse fatte prima del giudizio. Afrodite se ne va sorridendo e già architettando a come tener fede alla promessa.
Paride, qualche tempo dopo, viene a conoscenza di essere figlio niente di meno che di re Priamo di Troia. Riavuti per vie burrascose titolo nobiliare e paternità, Paride partecipa ad una missione diplomatica a Sparta. Qui si innamora, ricambiato, della bellissima Elena, moglie di re Menelao. Dei natali di Elena, della maledizione che aleggia sul suo capo, del suo matrimonio con Menelao e di molto altro ancora, parleremo nella prossima puntata. Ti aspetto. Se questo podcast ti piace, lascia un commento. Condividi con i tuoi amici gli episodi che ti piacciono di più. È il modo più bello e sincero di aiutarmi a far conoscere questo canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti. In questo modo non perderai nessun nuovo episodio. E infine puoi sostenere questo progetto acquistando o regalando Il Re degli Dei, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura! Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.